Se lavori con i dati personali, c'è una domanda che arriva prima di tutte le altre. Ancora prima di sicurezza, informative o policy. È una domanda molto semplice. Perché hai il diritto di usare quei dati? Nel GDPR questa risposta si chiama base giuridica ed è scritta nell'articolo 6 ed è il punto da cui parte tutto. Perché se sbagli la base giuridica non stai solo rischiando una sanzione, stai facendo un trattamento illegale fin dal primo secondo. Ed è qui che nasce il problema. Nel mondo tech si parla tantissimo di sicurezza, privacy by design e protezione dei dati, ma la realtà è che gran parte del lavoro privacy consiste nel scegliere la base giuridica giusta prima ancora di iniziare a trattare i dati. Nel mondo delle aziende private quasi tutto ruota attorno a 4 basi dell'articolo 6 del GDPR: obbligo legale, contratto, consenso e interesse legittimo. E capire quando usare ciascuna di queste è fondamentale e dovrebbe essere la prima competenza da sviluppare per un Privacy Council. Partiamo dall'obbligo legale. È la base più forte in assoluto, perché non la scegli tu, te la impone la legge. Succede quando la legge dice che devi conservare fatture, gestire dati dei dipendenti o rispondere a richieste delle autorità. Qui non chiedi permesso agli utenti, devi farlo e basta. Ma proprio per questo non puoi usarla per qualsiasi cosa ti sembri utile. Se non esiste una norma precisa che ti obbliga, questa base semplicemente non esiste. Poi c'è il contratto, che è il motore della maggior parte dei servizi digitali. La parola chiave qui è necessità. Puoi trattare i dati solo se senza quei dati non potresti fornire il servizio richiesto dall'utente, creare un account, gestire un pagamento, fornire assistenza collegata al servizio. Tutto questo di solito rientra nel contratto. L'errore più comune è cercare di infilare dentro il contratto attività come marketing o profilazione. Migliorare il servizio è utile, ma non sempre è indispensabile per fornirlo. E se non è indispensabile, il contratto non basta. A questo punto, molti pensano subito al consenso. Ma il consenso è la base più fragile di tutte. Deve essere libero, specifico, informato e può essere revocato in qualsiasi momento con la stessa facilità con cui è stato dato. Questo significa che se basi una parte critica del tuo business solo sul consenso e l'utente lo ritira, tu devi fermarti immediatamente. Per questo il consenso è perfetto per newsletter, cookie di tracciamento o funzionalità opzionali, molto meno per processi aziendali essenziali. Ed è qui che entriamo nella base più importante per il mondo tech. L'interesse legittimo, previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera F del GDPR. È la più flessibile, la più usata e anche la più difficile da gestire. Perché non è una scorciatoia per fare quello che vuoi. Per usarla devi fare una valutazione documentata chiamata Legitimate Interest Assessment, o LIA, cioè valutazione dell'interesse legittimo. Questa valutazione è un test in 3 fasi. Prima devi dimostrare che il tuo interesse è reale e lecito, ad esempio prevenire frodi, proteggere gli account o migliorare ragionevolmente il prodotto. Poi devi chiederti se quel trattamento è davvero necessario o se potresti ottenere lo stesso risultato con meno dati o con metodi meno invasivi. Infine, arriva la fase più delicata, il bilanciamento. Devi mettere sulla bilancia il tuo interesse e i diritti delle persone e chiederti cosa si aspetta ragionevolmente un utente in quel contesto. Se il trattamento è così invasivo che lo sorprenderebbe o lo metterebbe a disagio, l'interesse legittimo non regge. Scegliere la base giuridica non è un dettaglio burocratico. È la decisione strutturale più importante per qualsiasi prodotto che usi dati personali. Perché una volta comunicata agli utenti, cambiarla dopo è difficile e rischioso. Il vero valore di un Privacy Council non sta nel dire sempre di no, ma nel trovare la base giuridica più solida che permetta all'innovazione di correre senza inciampare nelle sanzioni. Se ti è piaciuto questo video, metti un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere sempre le notifiche. Alla prossima!